Erano da poco tornati da una festa VIP. Non vedevano l'ora di infilarsi sotto le coperte e stringersi forte come mai prima d'ora. Per la prima volta, Ginevra indossava un abito di lusso e del suo stilista preferito. Era difficile riconoscerla senza il camice da laboratorio. Appena giunti all'ingresso, Bruno le cinse un braccio intorno alla vita e la sollevò, insinuando l'altro sotto le sue ginocchia lattee. Ginevra si aggrappò con una mano sul colletto della sua giacca, mentre l'altra sorreggeva il cinturino delle sue scarpe. Giunti a destinazione, lui l'adagiò sull'ottomana di fianco al letto. La stanza era illuminata da una piccola luce bluastra che dava una tonalità più romantica. Bruno era di fronte al suo letto a chiudere le tende di seta bianche intorno, tranne davanti, mentre la ragazza stava ferma a guardarlo. Lo smoking che indossava era color porpora, ma la luce della stanza lo faceva sembrare blu cobalto. Appena il ragazzo si girò, Gin distolse lo sguardo, paonazza. Era la sua immaginazione a renderla così timida e quel suo gesto lo provocava. Quando furono uno di fronte all'altra, lei non esitò a sfiorare il nodo della cravatta con le dita. Bruno se lo lasciò fare, sentendo il suo caldo respiro contro il suo orecchio, così rovente da sciogliergli ogni fibra muscolare. Aveva un'insaziabile voglia di lei. Non immagini quante volte ti ho sognata con questo vestito. Vorrei non potermi svegliare più. Allora non farlo. Ansimò lei, slegandogli la cravatta per poi liberarlo della giacca. Resta con me. Sembrava una sorta di supplica e l'idea lo stuzzicò. Di solito non si lasciava mai scongiurare e nemmeno per errore, né tantomeno aveva desiderato così tanto il corpo di una donna contro il suo. Gin avvicinò le dita ai bottoni della sua camicia e l'aprì con aria impacciata, rivelando un piccolo strato della sua pelle olivastra, o come lei amava definire, color cappuccino. La sua pelle reagì al suo contatto freddo e provocante, così inaspettato da incitarlo a scontrare il bacino contro il suo. La gamba di lei si alzò e si avvinghiò alla sua per non lasciarlo andare. Era impaziente, così come era fremente dall'eccitazione. Come faceva quella canzone? Spegni le luci e chiudi la porta. Amo quel vestito, ma non ne avrai più bisogno. Davvero? Sì, non ti servirà più. Ripeté, citando ancora il testo, abbassando di più la sua voce fino a renderla un sussurro. Esitò un po', prima di passare al bottone dietro la nuca ed agganciare la lampo del suo vestito, senza smettere di guardarla, ricordando la seconda parte di quella canzone. Adesso abbasserò la lampo per vederlo cadere mentre ti bacio il collo e le spalle. Stava compiendo proprio quel gesto con una sensualità mai vista, così lenta e piena di lussuria, inebriandosi di quel profumo lussuoso che lui stesso le aveva regalato, Crystal Noir di Versace, così dolce da fargli venire le vertigini. La sentiva tremare sotto lo schioccare dei suoi baci. Ora tocca a te. Che cosa? Toglitelo per me, sussurrò riferendosi al vestito, citando ancora una volta il testo. È il ritornello della canzone, ricordi? Il solo pensiero di vederla togliersi quel vestito che richiamava quello stile barocco ed eccentrico lo faceva eccitare più di quanto sentiva le sue mani fredde toccarlo. Dopotutto c'era un motivo se l'aveva intitolata in quel modo: Versace on the floor, il vestito lussuoso che cade sul pavimento in una notte chiara di luna. Quella canzone era ormai un successo globale e solo lui poteva dare il nome a quella musa che richiamava tra quelle note seducenti, ed era proprio lì, davanti ai suoi occhi, con quell'abito griffato che aspettava di essere tolto. Vuoi davvero rischiare? Domandò con fare seducente, ma con voce tremante. Lo sai. Accarezzò poi la sua gamba. Amo il rischio. Voleva che quei versi diventassero realtà, che Ginevra si togliesse davvero quel vestito e lo lasciasse cadere sul pavimento della sua stanza.
La condusse lentamente verso il letto e lui si sedette ai piedi di esso, poggiando entrambe le mani sulla coperta nera e bianca. Lei restò immobile a guardare il tappeto morbido e bianco sotto di lei, appostandosi incerta davanti a lui. Stava per abbassarsi la gonna quando il ragazzo la fermò subito. «Devi lasciarlo cadere per terra, il tappeto non vale». Alzò poi gli occhi, liberando i gemelli dalle asole della camicia e alzando le maniche. La vide distogliere lo sguardo, indietreggiando di un passo e scavalcando il tappeto. «Non essere timida, non c'è niente che io non abbia già visto». Jean slegò il nodo dello scialle lasciandolo scivolare lungo il braccio. Passò goffamente le mani dietro la schiena e abbassò del tutto il top che le copriva il seno, spallina compresa, lasciandolo scorrere lungo le gambe insieme alla gonna. Il vestito cadde dolcemente sul pavimento, svelando la sua bellezza, quel genere di bellezza che poche persone avrebbero potuto apprezzare davvero. «Vieni qui», le ordinò sensuale, ammirando la magnificenza di quel corpo curvilineo che ancheggiava verso di lui, così sexy da fargli girare la testa. La ragazza restò in piedi tra le sue gambe, poggiando delicatamente le braccia sulle sue spalle, ancora coperte dalla camicia bianca. Aveva un paio di slip neri di pizzo abbinati al completo, nessun reggiseno. Le mani di Bruno iniziarono a vagare lungo i suoi fianchi e le sue labbra percorsero ogni centimetro dei suoi seni. La sua pelle era bianca e morbida, proprio come se lo ricordava. Fece schioccare poi qualche bacio dalla curva del seno al fianco sinistro e arrivato fin lì, con la voce roca per l'eccitazione, le sussurrò: «Siediti sulle mie ginocchia». La ragazza obbedì, mettendosi a cavalcioni su di lui, le braccia intorno al suo collo. Poi ansimò, soffice, delicata, al solo contatto con le sue labbra, e lui gliele morse con ardore. Anche un minimo gesto da parte sua accendeva i suoi sensi, che fosse il respiro o solo uno sguardo, ed era l'unica donna che ci riusciva. Non riusciva mai a capire come Jean facesse a suscitargli così tante emozioni, una più bella dell'altra. Sentiva il calore del suo respiro tra quei baci famelici, era eccitata quanto lui. Ti prego, Bruno. «Goditi il momento», sibilò lui sfiorandole le labbra. Sentiva ancora il sapore del Dom Pérignon, quel dettaglio lo istigò a continuare. Le mani di lui passarono sulle cosce e le afferrò con delicatezza, tirandole di più contro di sé e senza mai allontanarsi dal suo viso candido e angelico. Ginevra gemette al sentire quella strana presenza da sopra gli slip. «Shh, non vuoi che la guardia notturna ci scopra, vero?» Sussurrò dolcemente e lei scosse lentamente la testa, stringendosi di più contro di lui. Bruno poté sentire il suo seno strusciarglisi addosso, tondo e piacevole al tatto. Spostò i suoi capelli dietro le sue spalle e la baciò dalla parte inferiore del collo fino alle labbra. Sentì poi le sue piccole mani andare verso il colletto della camicia, fino a scoprirgli le spalle e rivelando il suo petto non troppo muscoloso, ma perfettamente piatto ed armonico. Jean restò a guardarlo, arrossendo a quella visione divina. Sarebbe stato ancora meglio vederla nella posizione contraria, le dita serrate all'estremità della giugulare, la sua voce aumentare di un'ottava tra una spinta e l'altra. L'avrebbe tenuta così per tutta la notte, anche a pancia in giù, pur di sentire il suo nome uscire da quelle piccole labbra. Oh sì, l'avrebbe fatto. Vuoi che tolga anche queste? Domandò lei riferendosi alle mutandine, giocando con l'elastico per sedurlo. Bruno fremette, osservando ancora il riflesso davanti a lui. «Se fossi in te, me le lascerei strappare», avrebbe voluto rispondere, ma sfoggiò soltanto un sorriso malizioso, toccandole le mani e aiutandola a sfilarsele con una lentezza così asfissiante da farlo infervorare ancora di più. Non avrebbe resistito ancora per molto. «Bruno, svegliati! Sono le 2 del pomeriggio!» Qualcuno gli stava scuotendo le spalle, ma il ragazzo era ancora immerso nel sonno.
Per quanto hai intenzione di dormire? Sì, toglitele, piccola. Ehi, svegliati! Bruno mosse di colpo un braccio e spalancò gli occhi, svegliandosi livido di rabbia dopo essere stato bruscamente interrotto. Il primo indietreggiò di un passo, trattenendo una risatina, mentre l'altro era leggermente chinato in avanti. Porca puttana! Perché interrompermi sempre sul... Eric? Phil? Cosa ci fate qui? Non ti svegliavi più e ci siamo preoccupati. E tu cosa ci fai piegato in quel modo? Mi hai appena dato un pugno sullo sterno. Sei così basso eppure così forte, cazzo. Fai paura. Si guardò prima il braccio, poi davanti a sé. Non c'erano vestiti per terra, era pieno giorno e nessuna ragazza era sdraiata accanto a lui. Stavo sognando, non è vero?